Buongiorno e benvenuti a tutti. Innanzitutto mi presento, io sono Cinzia e mi occupo della comunicazione e marketing di Movendo Technology. Ringrazio tutti i partecipanti a questo primo webinar organizzato da Movendo Technology in collaborazione con Reattiva e vorrei ringraziare la dottoressa Domitilla Zolezzi e il dottor Federico Zunino che oggi ci parleranno del Performance Index all'interno del percorso di riabilitazione di Reattiva. Prima di iniziare vorrei nuovamente ringraziare Reattiva perché anche grazie al loro contributo e ai loro continui feedback costruttivi che abbiamo sviluppato Iunova. Oltre ad essere un partner clinico di Movendo Technology, è stato ed è tutt'oggi un aiuto importante per lo sviluppo di nuove soluzioni di riabilitazione. Al termine della presentazione apriremo una sessione di domande e voi potete scrivere direttamente in chat i quesiti ai nostri esperti clinici. Lascio adesso la parola alla dottoressa Domitilla Zolezzi e vi ringrazio. Buongiorno a tutti, grazie, siamo numerosi, bello, quindi vuol dire che siamo tanti a credere nella riabilitazione e anche a tutte le proposte che possono uscire fuori come novità. Io ho iniziato con questa foto che amo particolarmente ed era stato un momento speciale per tutti noi. Risaliamo nel marzo del 2017 quando venne presentata la release ufficiale di Unova, dopo un lavoro di oltre 1 anno e mezzo in collaborazione inizialmente con IIT e poi divenne Movendo Technology, adesso è una startup veramente di tutto rispetto. E quello fu il momento in cui il lavoro e la sinergia di 2 gruppi che collaborarono strettamente per la realizzazione di questo dispositivo risultò veramente un momento di condivisione di un lavoro di equip importante. Noi mettemmo a disposizione la nostra esperienza in ambito riabilitativo e incontrammo una realtà completamente sconosciuta che era quella della robotica e di come attraverso la robotica si potesse arrivare a fare una riabilitazione di eccellenza. Chi siamo? Noi, qualcuno ci conosce già, per chi non ci conosce, siamo una realtà che presente sul territorio da oltre 23 anni, è proprio come una startup Reattiva, perché ai tempi non esisteva una struttura che si occupasse di riabilitazione anche con una palestra funzionale. E quindi oltre 25.000 pazienti, siamo specializzati in ambito riabilitativo. Sicuramente la nostra peculiarità è la riabilitazione ortopedica, la riabilitazione sulla patologia di colonna, ma i superatleti professionisti è l'ambito sportivo d'eccellenza, amatoriale e non. Questo ha permesso di poter lavorare sicuramente al meglio delle nostre possibilità, perché trattare un atleta professionista ad alto livello non è una cosa da poco ed è sempre richiesto il massimo risultato nel miglior tempo possibile. Questo nostro metodo, che adesso è diventato anche ripetibile, si basa sul fatto che esiste un personale altamente qualificato, un personale che si è strutturato in modo da diventare tutor per poter essere formativi per altri colleghi, ed è il motivo per cui in questo momento abbiamo 2 strutture, la prima nata in Lavagna e la seconda a Genova, all'interno di Casa della Salute, dove lo staff di Genova si è trovato a poter iniziare a lavorare assolutamente adeguato al metodo che ormai è condiviso. E il fatto che la nostra forza è sempre stata basata sul valore e quindi sul tipo di offerta che volevamo dare è sempre stato quello della qualità. E questo spiega anche, viene spiegato da questa sinergia che esiste fra le varie figure professionali che lavorano con un staff multidisciplinare. Quindi abbiamo l'area medica con ortopedici, fisiatri, la figura del cardiologo per la diagnostica per immagini, neurochirurgo, osteopati, fisioterapisti, laureati in scienze motorie, ognuno di loro specializzato in o riatletizzazione, pilates, posturale, idrochinesi, la figura del podologo, della biologa nutrizionista, proprio perché nel nostro razionale abbiamo quest'area medica dedicata con le sue competenze, le sue peculiarità importantissime, date appunto da una diagnostica clinica che deve prevedere il nostro paziente, deve passare assolutamente attraverso l'area medica,
e un'area riabilitativa altrettanto importante e strutturata, formata dalle varie figure professionali che in modo molto sinergico collaborano. E credo che la nostra forza sia proprio questo, il fatto che nessuno di noi pensa di essere più importante dell'altro, ma che all'interno del nostro protocollo, del nostro metodo, ci sia questo rispetto reciproco dei ruoli che ognuno di noi ha per ottenere il miglior risultato possibile nei confronti del paziente. E questo appunto ha reso possibile il nostro modello ripetibile e, come ho detto, questa formazione interna a livello di qualificati e una grossa importanza a quello che nel nostro modello è il fatto di poter arrivare non tanto a curare un sintomo, ma a capire qual è la causa del nostro paziente. Quindi in questo caso stiamo parlando di atleti professionisti, con una grandissima importanza della prevenzione. Credo che ognuno di noi sia bombardato, o comunque noi come struttura veniamo contattati proprio da chi produce anche elettromedicali per poterli testare, ce li lasciano per mesi e penso che anche nelle società sportive d'alto livello arrivi veramente qualsiasi cosa e si parli di prevenzione anche un po' fuori luogo, oppure dando poche soluzioni alla fine. E io credo che la vera lettura sia quella di pensare che la vera prevenzione passa attraverso il fatto di non pensare che stiamo allenando o pensando di trattare un atleta di uno sport specifico, ma una persona. E se non prendiamo in considerazione tutti gli aspetti che sono legati a questa persona, dall'aspetto biologico, emozionale, i suoi traumi, quello che è successo in tutta la sua vita, non riusciremo mai a fare veramente una prevenzione. Noi possiamo anche testare il massimo dei picchi di forza di un distretto muscolare, ma non abbiamo risolto il problema della prevenzione di questo atleta. Questo per noi è sempre stato il fondamento che da anni portiamo avanti e i risultati ce lo confermano. Il fatto che impieghiamo meno tempo a poter risolvere il problema di questo atleta o riusciamo ad andare alla causa del problema principale. L'esempio eclatante può essere quello della groin pain, ne parliamo tutti e veramente la morte nera per qualsiasi atleta che arriva con quello che veniva considerato una pubalgia. In realtà, se vogliamo risolvere quel problema, dobbiamo pensare che siamo di fronte a una persona che può avere ha subito dei traumi dalla nascita ad oggi. Essendo poi personalmente specializzata anche in osteopatia pediatrica, vi posso garantire che la vera chiave di lettura me lo ha dato proprio questo upgrade nella mia professionalità. Quindi se parliamo di atleti professionisti e dove poi siamo andati a sviluppare muovendo proprio questo test che è il Performance Index, è nato dalla necessità che nel mondo sportivo, con questa frenesia di appuntamenti ripetuti, alte richieste prestative, c'era la necessità di fornire un modello realistico, concreto e quindi dare delle soluzioni, non solo dei dati. E il nostro protocollo si basa proprio sullo screening iniziale con una valutazione osteopatica e fisioterapica, tutta una batteria di test, gli FMS test che risultano, questa prima parte di screening, assolutamente soggettivo, sono operatori dipendenti, ma nel nostro razionale abbiamo sempre cercato di dare delle conferme a questa soggettività che poteva essere anche confermata ogni giorno, perché l'evidence based noi le abbiamo tutti i giorni su quello che è il nostro metodo. Andiamo a una causa e cerchiamo di risolvere il problema. È stato supportato e oggettivato dai dati che siamo riusciti a ottenere attraverso lo sviluppo di questa piattaforma robotizzata che ha delle peculiarità uniche nel suo genere e poi ve le spiegherò, e elaborando il Performance Index, quindi un test oggettivo che fornisce dati misurabili, soprattutto su un aspetto, il core, che è difficilmente misurabile. Noi abbiamo sempre misurato la forza, l'equilibrio, ma mai la possibilità di poter misurare la stabilità del core, che è veramente il fulcro e la causa di tanti problemi muscolari e articolari. Abbiamo sicuramente dei test isocinetici e la ricerca disfunzionale muscolare attraverso l'RSQ1, che considero veramente geniale come tipo di attività di stimolatore. Questa è la nostra scheda valutativa, questo solo per farvi vedere che per noi la scheda valutativa è condivisa, fisioterapisti e osteopati hanno la stessa e ognuno di loro diciamo che compila la parte di competenza, ma non viene assolutamente condivisa
col reparto funzionale, diciamo con i riabilitatori, che sono assolutamente messi a conoscenza di tutta la storia clinica del paziente. È una condivisione, è un feedback costante che esiste tra noi fisioterapisti osteopati e i laureati in scienze motorie e riabilitatori, per quello che riguarda la parte funzionale, o se si tratti di idrochinesi, posturale o Pilates. Ormai anche noi siamo diventati tutor nel presentare il nostro metodo, che è proprio il metodo di reattiva posturale Pilates, proprio per una continuità che sta dando risultati straordinari, sia che si tratti di atleti non professionisti, ma soprattutto professionisti. Un atleta professionista conclude il nostro percorso sempre continuando il Pilates. Ora vi mando in onda un piccolo video, non ci sarà la musica, ma ho la possibilità di spiegarvi quello che avviene attraverso la doppia pedana. Questo è il tablet dove vengono ovviamente inviate le informazioni. Questa è la seduta, questa seduta robotizzata è eccezionale perché permette di valutare il core, cioè banalmente facendo un test di mobilità da seduti si riesce a valutare quale area disfunzionale o bloccata della sacroiliaca piuttosto che del bacino, e poter lavorare con un movimento passivo anche soltanto di 1 o 2 minuti e preparare quello che potrà essere la seduta successiva al test di valutazione, eliminando quello che può essere un blocco della sacroiliaca che ritroviamo spessissimo negli atleti, soprattutto negli atleti dove frequentemente ricadono, se pensiamo nell'azione del calcio, nella pallavolo, dove traumi ripetuti sul bacino possono diventare poi l'origine della disfunzione di tante patologie ascendenti o discendenti. Qua mettiamo in evidenza la robotica della caviglia. La differenza, che fu una grossa provocazione mia, è quella di dire: dovete spiegarmi voi che differenza c'è fra una pedana stabilometrica e quello che andremo a realizzare, fu proprio il fatto che questa, scusate, è ripartito, è stato proprio il fatto di che questa pedana robotizzata, avendo tutti i gradi di libertà, ma non era solo per quello, perché anche una pedana stabilometrica ce l'ha, ma in realtà la robotizzazione aveva permesso di poter ricreare una resistenza elastica, una resistenza fluidica, cioè la stessa resistenza che potevamo ottenere anche in acqua o utilizzando degli elastici. E la cosa più sorprendente è che alla fine noi che quasi avevamo iniziato, ci siamo innamorati di questo dispositivo, perché ogni giorno quando testavamo questa macchina e cercavamo di tirar fuori qualsiasi esercizio anche risolutivo per qualsiasi tipo di patologia, che potesse essere anche un lavoro specifico sul soleo, ci siamo innamorati proprio di Unova e l'abbiamo iniziata a considerare una collega alla quale stavamo chiedendo cose e lei ci rispondeva, ma in un modo assolutamente perfetto, e se volevamo lavorare in modo selettivo su un tibiale anteriore eravamo in grado di farlo, se volevamo fare un esercizio in eccentrica sul soleo abbiamo cercato di farlo. Questa è stata la grossa differenza che mi ha fatto fare complimenti in senso assoluto, e questa mia provocazione, che iniziò 1 anno e mezzo prima del release di Unova, divenne una certezza ogni volta che salivamo sopra e cercavamo di creare il software della parte della riabilitazione ortopedica, perché in realtà questo software, in effetti all'interno di questo software ci sono i nostri 20 anni di esperienza in ambito riabilitativo. Questa è stata per noi un'esperienza che abbiamo proprio il piacere di condividere, però quello che vi posso dire è che soltanto salendo sopra questa macchina, questo dispositivo, potete rendervi conto delle sue capacità e di che cosa veramente può dare come risposta. Vi dico la sincera verità, non abbiamo mai avuto problemi a mettere un paziente sopra e a farlo lavorare. In pochissimo tempo è molto intuitivo, facile, si lavora in sicurezza. Il problema lo abbiamo avuto con i colleghi, perché è stato difficile far capire che non si trattava solo di un dispositivo da schiacciare un bottone, ma con il quale poter interagire. Tu chiedi cose, lei te le risolve. Questo è stato il grosso lavoro e la grossa scoperta che ognuno di noi ha fatto ogni qualvolta si fosse seduto o messo in posizione monopodalica o bipodalica a lavorare con Unova. Ora vi passo la parola a Federico, al mio collega, che vi parlerà proprio del Performance Index, di questo
e questa batteria test che sono elaborata proprio per letteriti professionisti, ne abbiamo testati tanti, normalmente con eccellenti risultati, perché escono fuori delle macro aree sulle quali poter lavorare e dare una risposta come training, e poter testare a fine di training e vedere il risultato ovviamente ottenuto. Quindi passo la parola a Federico. Allora, buongiorno a tutti, mi presento, sono Federico Zunino, laureato in scienze motorie e come Domitilla vi ha già anticipato e spiegato bene, faccio parte del team Reattiva e rientro nella parte, diciamo così, della palestra. Il mio ruolo è quello di essere un rieducatore motorio e di occuparmi anche di una parte un pochettino un po' più magari specifica, come quella dell'analisi dei dati, dei test. Infatti sono la figura, diciamo così, principale insieme ad un'altra collega per quanto riguarda la parte della batteria dei test valutativi, soprattutto su sportivi, da amatori a professionisti. Prima di andare avanti volevo appunto sottolineare una cosa che la stessa Domitilla ha già detto, il fatto di riuscire a lavorare sempre in team è una cosa importante, e che negli anni, anche partecipando a convegni o comunque a eventi organizzati, ho sempre notato il fatto che molti relatori sottolineavano la mancanza di avere diciamo così, una connessione tra più figure diverse, soprattutto all'interno magari di una squadra, e quindi molte volte non vi è una corretta comunicazione. Ecco, nel nostro centro, che comunque non è come metratura non è gigantesco, però riusciamo a convivere con più pazienti di natura diversa, dal geriatrico all'ortopedico, anche al neurologico, e riescono a convivere anche più figure insieme, dall'osteopata alla mia figura, che è quella del rieducatore. Questo rende appunto molto più facile anche protocollare o a dare vita appunto delle valutazioni, dei protocolli di valutazione. Quindi infatti quello che volevo portarvi oggi è la base, una base sulla quale poi vorrei iniziare a costruire qualcosa. Perché? Perché Performance Index, benché la nostra collaborazione con Unova sia partita da anni, il Performance Index è a disposizione dall'estate scorsa, dal giugno 2019 se non erro, ed è stato un valore aggiunto al protocollo, alla batteria di test, al protocollo valutativo funzionale che già avevamo. Come ha spiegato Domitilla, partiamo dal nostro paziente sportivo di vario livello, che può essere dall'amatore al professionista, e a seconda delle problematiche più o meno evidenti, dichiarate e riscontrate nella fase di valutazione osteopatica e fisioterapica, questo paziente viene sottoposto ad almeno uno dei test, che può essere il test all'isocinetica, all'RSQ, all'FMS, e in ultimo si è aggiunto appunto il Performance Index, che è una valutazione multidimensionale del soggetto. In sostanza si tratta di una valutazione total body che si pone l'obiettivo di confrontare la performance del paziente con i risultati di soggetti più performanti, detti così top performer, e vengono individuate varie aree funzionali. Quindi il report cosa ci darà? Ci darà un indice finale della performance espressa sia a colori che in percentuale, quindi anche di facile comprensione, e ci indicherà quali di queste aree funzionali hanno avuto un esito più carente, e quindi quale aspetto deve essere maggiormente allenato per massimizzare la performance. Ovviamente lo stesso test è molto individuale, perché tiene conto anche per esempio del livello di attività del soggetto, quindi è aperto assolutamente a tutti, e tiene anche conto di una cosa importante, dell'anamnesi degli infortuni, soprattutto degli ultimi 3, 6 o 12 mesi. Come abbiamo detto, l'obiettivo nostro principale è quello di cercare di
raccogliere più dati possibili per trasmettere anche l'importanza della prevenzione, soprattutto nel mondo sportivo di oggi, che ha comunque delle richieste prestative sempre più elevate. Ok, vai pure avanti, Domitilla. Sì, aspetta. Sì. Ora ci sarà una serie di slide con cui vi spiego proprio semplicemente nel dettaglio cos'è il Performance Index. Come abbiamo visto, ci dà un indice dell'esecuzione di questi 22 semplicissimi test, e il primo risultato che ci viene dato è una percentuale con dei colori. Ovviamente se il soggetto ha poche aree funzionali deficitarie, la performance risulterà eccellente, quindi rientrerà nella zona verde da un 70 a un 100% della riuscita. Se incomincia a avere qualche problemino, rientrerà nell'area gialla con una performance buona dal 50 al 69. Quello che l'aspetto su cui dobbiamo concentrarci maggiormente è se il paziente ricade in un'area arancione e in un'area rossa, quindi se si trova in una zona dove ci sono più aree funzionali carenti, e quindi la percentuale va dall'1 al 50% e la performance risulta sufficiente o addirittura scarsa. Ok, avanza. Come ho detto prima, si trattano di 22 esercizi che rientrano nelle 4 grandi macro aree del dispositivo Unova. Abbiamo dei test che rientrano nella macroarea del bipodalico, quindi è una valutazione semplicemente ortostasica dell'equilibrio statico, elastico, sia occhi aperti che occhi chiusi, e una valutazione dello squat, che comunque il gesto del covacciamento della cosciata è uno dei gesti che soprattutto negli sport di squadra viene eseguito per la maggiore. Abbiamo esercizi che rientrano nell'area monopodalica, quindi anche qui equilibrio statico, elastico e un reactive balance, sia ovviamente col piede destro, con l'arto destro che con l'arto sinistro. Esercizi che rientrano nella macro area seduto, dove viene valutato il core, quindi l'attivazione della muscolatura profonda del core stability. E questo è uno degli aspetti comuni con l'FMS test. Infatti una delle basi di questo mio studio iniziale che vi proporrò è anche quella di dimostrare come appunto vi sia una sovrapposizione che sto notando da anni dei dati raccolti dall'FMS, che ovviamente è soggettivo, a questo test ovviamente oggettivo che si basa su algoritmi matematici, perché ci dà delle indicazioni chiare sull'equilibrio statico senza appoggi, oppure anche equilibrio sull'attivazione della muscolatura profonda in caso di perturbazione, quindi con una mobilizzazione passiva della pedana e un mantenimento di un equilibrio attivo, elastico, propriocettivo della seduta. E poi abbiamo delle valutazioni nell'area della macroarea della caviglia, quindi valutazioni sul range of motion della flesso-estensione o dell'inversione-eversione, un test sulla forza isometrica in flessione plantare e 3 test di forza isocinetica a 150, 90 e 60 gradi al secondo. Ok, vai pure avanti. Perché facciamo questi test? Come ho detto prima, l'obiettivo principale è il far passare il concetto dell'importanza della prevenzione. E questi dati inoltre a noi ci aiutano a comprendere quali siano i deficit funzionali del movimento, che possono quindi limitare le prestazioni predisponendo l'individuo a un possibile evento traumatico. Quindi i dati noi li utilizziamo per perfezionare l'efficienza del movimento, somministrare in maniera adeguata stimoli allenanti di forza, velocità, resistenza e flessibilità, migliorare la performance e di conseguenza migliorare la qualità di vita del paziente e dell'atleta. Ok? Tutto questo ci è riuscito facile anche per la collaborazione con molte società sportive, dilettantistiche e professionistiche del territorio. Basti pensare che circa il 60% degli utilizzi di Unova nei nostri centri
appunto conta l'utilizzo del performance index e ancora prima del giugno 2019 dell'injury index, che diciamo così è il suo antenato. Grazie a questa collaborazione con sportivi anche di alto livello, noi riusciamo molte volte ad elaborare dei programmi individuali di educazione che non servono solamente all'atleta, ma che servono anche a noi per migliorare i nostri protocolli riabilitativi generali, perché lo ricordiamo che all'interno del nostro mare di pazienti gli atleti pro sono ovviamente una goccia, però è quella goccia che ci permette quella goccia speciale che ci permette anche di provare delle cose nuove, di perfezionare sempre di più un programma che poi appunto ci permette di ottenere dei miglioramenti generali. Ok? Ok, in questo caso ho selezionato in questo studio di partenza, ho selezionato 18 atleti della pallavolo, di queste tre società, dell'Olimpia Volley, della Colombo e della Serteco. Ne ho approfittato appunto della nascita del Performance Index, sottoponendo insieme ad altri colleghi, tenete conto che un iniziale studio è stato anche condotto da un mio collega Massimiliano Celsior nella sua tesi di laurea magistrale, infatti stiamo cercando anche da questa relazione e dalla sua tesi di elaborare un qualcosa. Stavo dicendo appunto che dalla selezione di questi 18 atleti ho deciso appunto di provare la sovrapponibilità dei dati dell'FMS e del performance. La particolarità comune dei due test è questa, che si muove su un filo sottile, cioè vi è un equilibrio di mobilità e stabilità in cui si evidenziano delle debolezze e degli squilibri, che nel modello prestativo molte volte non si notano per la formazione di movimenti compensativi. Ovviamente se queste compensazioni continuano, gli schemi motori errati vengono rafforzati durante l'attività. Infatti un atleta può eseguire abilità motorie utilizzando questi schemi motori compensativi al fine di superare delle inefficienze di stabilità e di mobilità. Questo modello viene rafforzato durante il processo di allenamento e di conseguenza viene utilizzato inconsciamente ogni volta che l'attività viene eseguita. Quindi una scarsa biomeccanica si ha una scarsa biomeccanica del gesto sportivo e anche proprio una perdita molte volte energetica del gesto sportivo. Ovviamente una scarsa biomeccanica può è comportata da delle capacità propriocettive del corpo non elevatissime, abbastanza ridotte, e queste capacità propriocettive ridotte possono dipendere per esempio anche da un infortunio, o inappropriata, o comporta una diminuzione dell'input propriocettivo e di conseguenza ha un effetto negativo sulla biomeccanica. Tutti questi dati possono essere benissimo raccolti per esempio da anamnesi valutativa iniziale con l'osteopata e il fisioterapista e dalla raccolta oggettiva di questi dati con algoritmici e matematici. Ok? Adesso ci saranno una carrellata molto veloce di grafici, anche abbastanza colorati, sui quali poi da oggi cercherò di ragionarci un po' di più e cercherò di far diventare una mia abitudine proprio di analisi. Il primo grafico praticamente raccoglie il resoconto finale del performance index di questi 18 atleti. Abbiamo ovviamente come prima voce gli infortuni, ovvero riportare se questi 18 atleti hanno avuto infortuni o meno nei 3, nei 6, negli ultimi 12 mesi. Poi c'è indicato il valore in percentuale della performance, la barra colorata è la percentuale che vi ho mostrato all'inizio, il valore di simmetria, ovvero un valore negativo
inferiore a meno 20% indica una performance migliore a sinistra, quindi si ha una simmetria verso sinistra, mentre un valore positivo a più 20% indica una performance migliore a destra, simmetria quindi verso destra. E poi abbiamo le 7 macro aree per ciascuno dei 18, quindi la macroarea del core stability, dell'equilibrio bipodalico, dell'equilibrio monopodalico, la forza della caviglia, il range of motion della caviglia, il reactive balance e lo squat. Tutte queste 7 macro aree nel grafico finale, nel report finale del performance index, ha una forma molto intuitiva di un radar. Ovviamente il colore da cosa dipende? Dall'esecuzione. Ovviamente il quadratino verde indica che in quella determinata macro area non vi è bisogno di intervento, l'area gialla è suggerito un training, mentre quelle che mi danno più da pensare sono le aree arancione e rosse, dove rispettivamente indicano un training per quell'area raccomandato oppure un training assolutamente necessario. Come si può vedere, poi alla fine, nelle ultime slide, ci saranno una raccolta di dati, considerazioni che ho fatto. Da qui si può già capire come, benché questi ragazzi siano tutti intorno, sono professionisti, perché comunque giocano in Serie B2, si allenano praticamente tutti i giorni, sono ragazzi sportivi che vanno dai 18 comunque ai 25 anni, 26, mettiamo questo target. È abbastanza preoccupante la situazione delle macro aree rosse. Possiamo andare avanti. Abbiamo la tabella 2, questo è semplicissima, è una raccolta numerica delle macro aree risultate deficitarie e divise per necessità di intervento. Anche qui un dato che mi lascia un attimo così, sono le 36 macro aree risultate con intervento di training necessario. Ok, avanza pure, abbiamo la terza tabella, questa è un pochettino più complessa a livello visivo, semplicemente riporto il valore di simmetria confrontato alla dominanza dichiarata dell'anamnesi e poi ho indicato quale arto risultava deficitario nelle 6 macro aree che analizzano distintamente i 2 arti inferiori. Ovviamente il core, non avendo la divisione destro-sinistro, non è stato inserito nelle voci. Quindi anche qui questo mi è servito molto, possiamo andare avanti Tilla, mi è servito molto per tirare giù un po' di statistiche. Come avete notato magari nel primo grafico, è risultato un solo atleta senza training necessario raccomandato e uno con un solo training necessario raccomandato. Quindi fa capire la necessità di intervento per migliorare la qualità prestativa, ma anche la qualità di vita di questi atleti, ricordiamo anche molto giovani. Abbiamo avuto 15 con almeno un training suggerito sulla caviglia e questo sottolinea, conferma comunque le statistiche che vedono gli infortuni alla caviglia, la banale distorsione, come uno degli infortuni più frequenti nello sport, in questo caso da pallavolo. Abbiamo anche uno stesso infortunio alla caviglia, o comunque una scarsa mobilità, una scarsa forza di caviglia, può anche compromettere dati per quanto riguarda l'equilibrio bipodalico e il monopodalico, che comunque sono gesti fondamentali nello sport. Basti pensare anche al passaggio continuo da pod a atterraggio bipodalico, passaggio a monopodalico nella fase di corsa. Ok, possiamo andare avanti. E poi abbiamo un po' di dati numerici. Il 45% del training necessario è andato molto alto, oppure addirittura il 57% dei casi con deficit in equilibrio monopodalico o reactive che necessita di un training bilaterale. Quindi abbiamo debolezza sia sull'arto dominante in molti casi che sull'arto non dominante. Ok? Qui appunto riconfermo l'importanza della forza o dell'articolarità della caviglia che poi va a influenzare, a disturbare tutte le catene di movimento. Ok? Possiamo andare avanti.
E questi sono gli aspetti comuni tra l'FMS e il Performance Index. Li ho semplicemente raccolti qua, con poche parole ma chiarissime. Ovviamente i due test vanno ad analizzare, per esempio, la capacità di accovacciamento e del controllo del centro di massa. Ricordiamo che nell'FMS test viene eseguito il deep squat, che è molto, probabilmente è una conferma, lo squat proposto dal Performance Index è una conferma oggettiva di questo test. Poi abbiamo un'analisi in entrambi del passaggio dalla stazione ortostatica a monopodalica, che è una componente fondamentale della locomozione e dell'accelerazione. Abbiamo il riconoscimento della struttura muscolare, della forza del core stability, del livello propriocettivo. Ok, vai pure avanti. L'analisi dell'abilità di stare in piedi da seduto. Il core stability, come dicevo, nel Performance Index viene valutato da seduto con o senza appoggi, con o senza perturbazioni. La stessa valutazione a stabilità si ha anche nell'FMS test, nel Trunk Stability Push-Up, soprattutto nel Rotary Stability in quadrupedia. Quindi si ha anche in entrambi una valutazione della stabilità tra parte superiore ed inferiore del corpo. Ok? E questa è la parte che vai pure avanti, questa è la parte, diciamo così, di nostra competenza, di mia competenza, insieme ai colleghi della palestra. E da questi dati, da questa raccolta, noi poi ovviamente sottoponiamo magari se c'è un evidente deficit di forza, lo sottoponiamo il paziente anche a un test isometrico per vedere eventuali squilibri tra gruppi muscolari dell'arto destro e dell'arto sinistro, che sia anche un arto superiore, e per vedere magari anche degli squilibri muscolari tra agonista e antagonista. A seconda dell'esigenza, appunto, noi possiamo, anche grazie alle nostre tecnologie, allargare questa ricerca di problematiche per poi elaborare al meglio un protocollo riabilitativo. In questo caso alcuni dei soggetti analizzati, di quelli analizzati e mostrati prima, hanno intrapreso un percorso riabilitativo e stanno intraprendendo ancora un percorso riabilitativo nelle nostre strutture. Questo però non vuol dire che non si stanno allenando, semplicemente visti i risultati è stato dato anche un planning di allenamento individuale all'atleta, sono stati informati anche i vari allenatori che, capita l'importanza della necessità di intervento, hanno consentito appunto a questi ragazzi di svolgere lavori individuali, per esempio esercizi mirati al rinforzo e recupero dell'articolarità della caviglia, come si è potuto bene notare dai grafici a colori, oppure dei trattamenti fisioterapici osteopatici una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane. Ok, un attimo avanti, Tilla. Sono stati sottoposti appunto anche a degli esercizi analitici di forza a carattere isometrico, come dicevo prima, se per esempio in un arto inferiore è stata riscontrata una differenza notevole di tono muscolare. Esercizi eccentrici per la muscolatura flessoria, che ricordiamo negli sport di squadra, pallavolo e calcio alla maggiore, viene molto sollecitata soprattutto nel cambio di direzione, nell'accelerazione e decelerazione, nell'arresto, ginnastica posturale per allungamento delle catene muscolari o anche del fisiopilates, un potenziamento dell'arto superiore con attenzione in questo caso agli sportivi della pallavolo, allo cingolo scapolare, perché ricordiamo che l'FMS, cosa che Unova non può ancora fare, completa valutazione con il shoulder mobility, quindi viene esaminata la coordinazione tra la colonna vertebrale e le scapole e si ha anche un'idea del controllo motorio del torace, delle spalle e degli arti superiori. Oppure alcuni li ho anche, diciamo così, fatti divertire un po' di più, introducendogli delle sedute di atletizzazione in sabbia per variare un po' gli stimoli propriocettivi. Come abbiamo visto, gli atleti mostravano molte difficoltà e delle capacità nell'equilibrio monopodalico e bipodalico, quindi
avevano delle capacità propriocettive ridotte. Tutto questo, l'obiettivo è quello di portare il nostro atleta a performare in maniera ottimale, soprattutto per assimilare al meglio quelli che sono gli allenamenti, perché comunque stiamo parlando di sport che, io mi rifaccio sempre la pallavolo al calcio, che dipendono molto dalla forza sotto forma di esplosività. Si pensi per esempio alla pallavolo al raggiungere la massima elevazione del corpo per eseguire una schiacciata o un muro, e soprattutto questi gesti balistici, queste azioni balistiche massimali vengono ripetute molte volte, insieme a movimenti laterali di risposta a stimoli esterni che vanno a coinvolgere tutto il corpo. Quindi ovviamente il nostro risultato, il nostro obiettivo è quello di risolvere il problema riscontrato e migliorare ovviamente poi quello che è la vita dell'atleta, ma anche negli allenamenti di squadra. Con questo ho finito, ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione.